Ciao a tutti, bentornati su KingLED. Oggi vi parlo dei alimentatori, sono tantissimi, quindi vi spiego uno ad uno le loro funzioni, le loro caratteristiche e perché scegliere un prodotto rispetto a un altro. Come vedete qui abbiamo tantissimi modelli, modello traforato and crossed, i modelli idonei per i mobili, desktop, dimerabili e persino da barra DIN. Adesso vi spiego uno a uno le loro specifiche. Qui vi mostro un alimentatore, la versione LRS da 100 watt della serie Minwell. Questo è un alimentatore encrosed traforato aperto, idoneo per le installazioni in scatole di derivazione. Hai la possibilità di inserire direttamente quei cavi di una striscia LED come questo all'interno dei vari connettori a vite. Può essere utilizzato sia per fare da te che per lavori professionali ed è compatibile per i lavori anche industriali. Hai la possibilità di aggiustare il voltaggio che può andare da un 21 fino a un 24 volts in base al tipo di modello e alle caratteristiche scelte. Questo è un alimentatore da barra DIN, come vedete la struttura per l'installazione in barra DIN. 220 in entrata a terra e qui abbiamo l'uscita, la regolazione della tensione. I modelli diciamo NRDR sono dei alimentatori con delle potenze un po' più superiori che possono arrivare fino a 480-520 watt come potenza. Abbiamo poi i modelli Super Slim, nel senso che sono molto più fini, come vedete sono molto più fini rispetto ai modelli encrosed. Hanno le certificazioni che ti permettono l'installazione su superfici combustibili infiammabili come per esempio anche il legno. Sono particolarmente idonei perché la versione Slim ti permette di inserirli anche all'interno di fori che avete creato in precedenza per i portafaretti da incasso. La versione Slim la potete mettere in maniera, occultarlo in maniera facilmente, diciamo dietro a uno specchio anche per il bagno. Poi ci sono i modelli super mini con potenze più basse tipo da 6 watt che potete nasconderlo in qualsiasi angolino del mobile o all'interno dei scaffali addirittura. Allora, l'installazione di questi prodotti basta svitare le viti qui, dentro ci sono dei connettori dove potete inserire il 220 e in uscita o a 12 o a 24 volts. Questi vanno installati direttamente sul controsoffitto cartongesso o direttamente sul mobile in legno come questo. Poi abbiamo degli alimentatori come questo qui, che sono degli alimentatori dimerabili. Sono alimentatori un po' particolari, diciamo, che vi permettono di gestire la regolazione della luminosità. Questa è una versione della Eltec, la LM7524, dove potete gestire la dimerazione sia da un dimmer 010 volts che da un pulsante push. In entrata 220 e uscita striscia LED. Abbiamo gli alimentatori più comuni, sicuramente chi ha acquistato un computer o un desktop saprà che questo qua viene fornito un alimentatore del genere con presa e connessione jack. Questo è un alimentatore molto semplice dove potete attaccare la presa e collegarlo a un qualsiasi controller o ricevitore. Come possiamo scegliere gli alimentatori? In base all'utilizzo e alla striscia LED. Facciamo un esempio. Qui abbiamo una striscia LED da 36 watt di consumo. Abbiamo una striscia LED del genere da 5 metri e consuma 36 watt. Allora, se la striscia LED consuma 36 watt di potenza, dovete scegliere un alimentatore che abbia una potenza maggiore ai 36 watt. Quindi potete prendere un alimentatore da 50, 40, 60, 70 e via dicendo. Non potete utilizzare degli alimentatori che hanno una potenza inferiore, come per esempio 12 watt, altrimenti questo qua si accende, lampeggia e poi vi si spegne perché entra in protezione in blocco. Potete prendere un alimentatore sempre della versione Slim che abbia una potenza superiore ai 35 watt per installazione se dovete installarlo sul mobile, una versione da barra DIN se dovete installarlo su barra DIN. Se avete un forerino dove inserire un alimentatore molto sottile potete utilizzare una versione LT della Acitec come questo qui, sempre tenendo in considerazione la potenza. Quindi se avete una striscia LED 36 watt dovete prendere un alimentatore che ha 36 watt in su come potenza e tenendo sempre in considerazione il voltaggio. In questo caso abbiamo un DC 24 volts, dovete prendere per forza un alimentatore DC 24 volts. Se prendete un alimentatore a
12 volts e lo collegate a una striscia LED a 24, la striscia LED non si accende. Se invece avete una striscia LED a 12 volts ma state utilizzando un alimentatore a 24 volts, la striscia LED inizia a fumare e potrebbe persino bruciarsi nel giro di pochi secondi. Per il momento è tutto, grazie mille da King LED.